Allora ragazzi, buongiorno a tutti, oggi siamo nel Chianti. Abbiamo appena fatto il video recensione di questa tenda, presa su Amazon, la troverete qua sul canale YouTube. Ma oggi sono con un amico, vi faccio vedere, perché abbiamo due mezzi ragazzi stellari, due mezzi proprio da panico. Che mezzi abbiamo, Sasà? Allora, abbiamo qui due Royal Enfield. Ok. Lì abbiamo allora, tu stai usando questa? Che è la nuovissima Himalayan Scram 411, appena uscita, novità della casa indiana, che differisce dalla sorella, Tac. che è quella... L'Himalayan che sto usando io. Beh, su di questa sappiamo tutto, 400 di cilindrata, No, io non so niente, quindi spiegamela. 400 di cilindrata, monocilindrico, 24 cavalli, una moto da più o meno 200 kg, che esce originale in questa configurazione, quindi già tutta preparata. È qualcosa sul naso. Che cosa? Niente, era un brufolo. Esce già di casa con così kittata come la vedete, quindi praticamente non c'è niente, no scherzo. Allora ci sono le barre di protezione laterali, questo non è incluso, ragazzi. Sono durissime, salvano la moto dalle botte. Piccolo portapacchi. Piccolo portapacchi che però potrebbe, diciamo, allora diciamo che è proprio piccolissimo. Io adesso qua ci ho legato una borsa da 35 litri dalla SV Motec con tutto il necessario per campeggio, sacrificato, però ci si sta. E c'è il cavalletto centrale. C'è il cavalletto centrale. Una strumentazione secondo me super completa, perché abbiamo addirittura anche la, se ci hai fatto caso, la bussola. Certo, l'ho vista. E questo qui che è un... Abbiamo per caso, vabbè, lo facevo vedere dopo quando siamo in moto, dai. Perché qui... di polvere, scusate. C'è il navigatore della Google Tour by Turn attaccato con l'applicazione dedicata della Royal Enfield. Ecco, questo è bello vederlo, perché ieri ho visto quando accendevo c'era la cosa di Google, ma non avevo capito cosa servisse. È un navigatore che funziona discretamente bene, che ti dà semplicemente, attaccandoti appunto con il telefonino l'applicazione, dall'applicazione metti la destinazione e una volta impostata vedi le freccettine sul navigatorino. È comunque una moto che nuova di listino costa 5.200 euro su strada, disponibile in diverse colorazioni. 5.200 euro. Cosa fondamentale, facilità di utilizzo, 30 al litro, perché comunque è una moto che si affaccia sul mercato e per appunto la facilità, sia per come si guida sia per come si gestisce, perché comunque prezzo basso, costi bassi. Poi è vero che pesa 200 kg, ma comunque al baricentro abbastanza basso e soprattutto la sella bassa, quindi si tocca bene. Sale un po' di sella, che vabbè, noi siamo alti più o meno uguali, quindi un 85 così, però vedete che Sasà appoggia tutti e due i piedi alla grande e non sembra, ma quando siamo in off, tipo ragazzi, ieri abbiamo fatto un single track a scendere, dopo metterò qualche clip, veramente fantastico, era veramente anche tosto, e però con la Royal veramente easy, no? Cioè, spettacolo. Sì, perché allora sostanzialmente il punto di forza di questa moto è appunto la facilità. Ti permette di fare qualsiasi cosa senza star lì al pensiero del motore, della potenza, della trazione, cosa. Tu vai lì, motore da trattorino, sì, ha dei bassi incredibili. Poi qua puoi staccare solo l'ABS, giusto? Assolutamente, su questa puoi staccare solo l'ABS, che in realtà si stacca solo il posteriore, perché l'anteriore rimane attaccato, ed è forse, secondo me, molto onestamente, questa l'unica grossa pecca di questa moto, perché non frena. Ecco, allora ragazzi, il fatto che non vada, vi ricordo che questa moto ha 24 cavalli, quindi 24 cavalli. Penso che da quando ho il 50, da quando avevo il cinquantino non avevo 24 cavalli, cioè il 125 ne ha 35, 37 e 24 cavalli.
che però ci si diverte. Allora ci si diverte, bisogna sempre capire con cosa la stiamo paragonando. Certo, se me la paragono al 1290 non ha senso, ma ha un suo modo di divertire. E ieri con il nostro amico Ale Frasca del 6% stavamo facendo l'esempio di fare fuoristrada con la macchina. Non so se qualcuno di voi ha mai fatto fuoristrada in macchina, ma per esempio Land Rover, Defender strapreparati, Wrangler eccetera, ma chi magari è partito a far fuoristrada con un Suzukino SJ o Samurai sa benissimo quanto ci si diverte con quei mezzi più leggeri, più spartani, che vai giù tutto senza pensarci tanto e te ne sbatte anche un po' le palle. Ecco, per me l'utilizzo della Himalayan è un po' paragonato al fatto di usare un Suzuki Samurai nel fuoristrada con le macchine, perché è molto semplice, basica, però comunque ti porta dove ti devi portare. Ovunque nel mondo, perché comunque la Himalayan nasce come Globetrotter. Aspetta, Sassà, perché Sassà conosce leggermente la storia di Royal Enfield e adesso gliela chiedo perché è comunque abbastanza interessante, perché tanti dicono ah, questa qua è un'indianata, una moto indiana, è una moto del cazzo, beh, come tutti, cioè diciamo che no, beh, sai, quando uno dice ah no, è una moto indiana, è una moto di merda, eccetera eccetera. Però racconta brevemente la storia di Royal. Non è così, perché la Royal Enfield nasce in Inghilterra nel 1901, quindi è comunque probabilmente una delle più antiche case motociclistiche al mondo. Ce ne sono poche che possono vantare una storia centenaria, quindi 1901 nasce in Inghilterra. Nel dopoguerra e si chiamava Enfield, non Royal. Non Royal, ma il nome Royal ovviamente viene dalla casa dalla casa aspetta, dalla casa reale, dalla casa reale inglese. Nel 1950 intorno, dopo la seconda guerra mondiale, l'esercito indiano chiede a Royal Enfield una fornitura di moto per l'esercito. Vengono fornite, che ricordiamo che l'India era una colonia britannica molto importante, eccetera, in quel periodo. Vengono fornite delle moto. L'esercito indiano si innamora totalmente di questa moto, quindi la richiesta è sempre più alta e diciamo che Royal Enfield è costretta ad aprire una nuova sede in India. Da quel momento in lì la sede indiana continua a produrre le moto. Negli anni 60-70 la casa madre inglese ha qualche problema, mentre la casa indiana acquisisce il marchio, che rimane poi nelle mani degli indiani e fino ad oggi continua a produrre queste moto. E dobbiamo anche dire che nell'ultimo anno e mezzo, 2 anni, stanno investendo parecchio per fare la promozione di questo marchio. È uscita per esempio questa nuova, l'anno prossimo uscirà un altro modello, ci sono poi diversi modelli in gamma. Ci sono diversi modelli in gamma e diciamo Royal Enfield cerca di entrare nei mercati dove mancano le moto, nel senso con la nuova Scrambler 401, e ha cercato di entrare nel mondo fun bike, cioè in una moto piccola, divertente e dal prezzo contenuto e dai costi di manutenzione e di utilizzo contenuti, perché cosa farai? 30 al litro con un serbatoio da 14 litri, quindi più di 300 e qualcosa chilometri di autonomia. Io lo sto usando tantissimo in città per andarci al lavoro e è una moto per il piccolo medio raggio, nel senso, per fare una cosa del genere l'unico grosso difetto di questa è l'autostrada, come più o meno anche di questa. Poi per il resto in collina, in curva o in città è divertentissima, quindi è se potrebbe essere una seconda moto per chi come noi ne ha già abbastanza, o seconda, terza, per divertirsi quando la giornata che non hai voglia di impegnarsi. Sì, qualcosa di poco impegnativo che comunque ti porta ovunque. E cioè, io ieri l'abbiamo guidata 3 ore, poi oggi arriveranno i nostri amici e ci porteranno a fare un po' di fuoristrada qua in Toscana. Cioè io ieri mi sono divertito come un matto. Abbiamo fatto questa strada a salire qua che è tutta sterratona bianca. Eravamo io e Alessandro del 6%, sembrava che stessimo facendo la Pikes Peak tipo flat track, no? Cioè,
andavamo a 60 all'ora, però comunque era molto divertente. Sì, perché ti permette di non dover pensare costantemente alla moto, a quello che sta succedendo. Cioè, Sì, puoi sì, godere la moto senza avere la paura, senza dover gestire i 160 cavalli. Bravissimo, sì, che in terza arrivi a 150. Devo dire che allora, personalmente ero molto scettico, perché quando non provi una cosa e non riesci, non dai un giudizio tuo, ti basi magari su quello che vedi, e quindi, però ragazzi, è divertente, e sono rimasto anche abbastanza sorpreso dalla posizione di guida in sella, soprattutto in piedi, perché la posizione di guida, soprattutto per noi che siamo abbastanza alti, su tante moto anche importanti di grossa cilindrata, non è detto che in piedi poi ti trovi bene, magari la triangolazione è sacrificata, e invece con la Royal devo dire che io mi sono trovato benissimo, a parte le pedane che mi piacerebbe magari averle un po' più piatte per avere un maggior sostegno al piede, però già rimuovendo la gomma si migliora. Però guardate Sassà come sta sulla moto, considerando che sta in piedi. Triangolazione è molto comoda nella guida in piedi, si gestisce molto bene, e come diceva Alex, anche rispetto a marchi più costosi e blasonati, la piccola Enfield può dire la sua. Comunque adesso abbiamo fatto un attimo. Allora, come sempre ragazzi, questo non è un video tecnico, okay? Se avete bisogno di vedere la scheda tecnica, vi invito ad andare a vedere altri video. Queste sono delle sensazioni, una chiacchiera tra amici. Quindi adesso rimpacchettiamo tutto il nostro tendame e andiamo a fare un po' di fuoristrada, vi portiamo in sella. Ma prima abbiamo questa schiera di gnocca sulla nostra destra, tutti i scooter che arrivano. Ma quanti sono? Ma sono tantissime! Organizzati, fantastici. Qua bisogna stare attenti ai piedi perché le pedane sono basse e è facile anche prendere dentro. Sentite ogni tanto tlac tlac, crack, cric, croc. Ma guarda che spettacolo! No, devo fermarmi a fare una foto. Spettacolo, comprerò un Himalayan. Mi sto divertendo troppo. Via, si va. Ci sono 30 gradi e stiamo sudando. Oh, qua c'è un sasso che qua Frasca ha toccato sotto. Ah, sono appoggiato. Oh, è stancante anche andare in moto. Oddio che ridere. Ma che bellezza. Vai, sto registrando adesso. Allora, facciamo la prova di velocità sul quarto di miglio. Prova di velocità con l'Himalayan sul quarto di miglio. Partenza da fermo. Ok. Al 3. Sì. Il mio 3, va bene? Ok. Abbiamo sulla sinistra gloriosa Himalayan Euro 4. Split. Qui ci vuole Modalità split. Lo metti in post produzione. Ok. Sulla destra Royal Enfield Scrum. Centrale. Sì. Himalayan Euro 5. Senza due frecce. E con un quintale sopra. Centrale destra Himalayan Euro 5 con sospensioni Öhlins delle grandi marche. Grazie di tuo. E lo con lo scarico scarico Zard. Zard. Mi sa che ha vinto lo scrum, Mi sa che ha vinto lo scrum, ragazzi. Foto? E mi ha detto fermati che ti prendo. Ho capito. Capito? E dov'hai i cappelli?
Bravo Alex, bravo. Infatti mi tolgo. Ma senti che trattorino, cazzo. Mamma mia che spettacolo sto motore. Sto Frasca mi sembra alquanto lento, però considerando che la conosce, più pimpata. Noi siamo qua con le moto originali. Mette fuori anche il piede, guardalo. No, sa, abbaia, ma sembra un buon posto anche per fare un attimo la conclusione di questo video e raccontarvi questi 2 giorni, un giorno e mezzo con la Royal Enfield Himalayan. Veramente con il mio amico Sassà e con gli amici del 6% siamo divertiti Da morire, ragazzi. ma che off abbiamo fatto? Vabbè. Cioè vedrete qualche pezzo di video, ma veramente poi i video non rendono. Ma io spero che i ragazzi delle Royal non guardino questo video, se no non ce ne daranno mai più in vita loro, ragazzi. Cioè ragazzi veramente Di cosa stiamo parlando? sì, ma poi nel video non rende, capito? Cioè l'altra moto è lì. Cosa dire, cosa dire, dai. Allora vabbè, inquadriamo anche la moto. Devo dire che sono rimasto stupito perché non gli davo davvero 2 lire, e perché penso che la sensazione che ha la gente, il posizionamento nella mente della gente è un prodotto scadente, una moto indiana, eccetera eccetera. Invece vi devo dire che allora, ovviamente partiamo dal presupposto che è una moto che costa 5.000 euro, dai 5.000 ai 5.200 dipende dalla ok, colorazione. quindi cioè non possiamo pretendere che sia fatta come una moto da 20.000 o da 25.000 euro, no? Però devo dire che veramente il suo lavoro lo fa. Assolutamente, e anche egregiamente e meglio di tante altre moto Che costano di più. Anche perché secondo me la cosa bellissima è che prima di tutto hai una moto, allora pesa, perché pesa, però hai un baricentro bassissimo, tocchi bene con tutti e 2 i piedi, e questo ti permette di fare delle robe del genere anche in salita. Cioè ti dà una sicurezza e ti porta ad affrontare delle cose che io sinceramente con una Max Adventure le fai, però insomma sappiamo benissimo che appena perdi un attimo il bilanciamento e ti si corica un po' la moto di lato, poi dopo sei per terra, e sbattere, cioè 20.000 euro con un 20.000 euro esatto. Quindi soprattutto proprio in questo punto che abbiamo affrontato l'anno scorso con degli amici con dei bicilindrici, in questo punto altri amici l'anno scorso avevano avuto dei problemi, si erano incartati in alcuni punti, invece qui con queste piccole Himalayan ci siamo divertiti, perché di la verità Alex, cioè facilissimo. no, ma la roba incredibile, sapete cos'è? È il motore, cioè il motore sembra sembra veramente un trattore, cioè girerà a 200 giri ogni 2 ore e mezza. Cioè fa Però non si spegne e va su. Non si spegne, va su, però è tutto collegato, che è di una facilità disarmante. Cioè ieri abbiamo sbagliato strada, abbiamo preso un sentiero del CAI, si può dire? Non si può dire. No. Abbiamo preso un sentiero
impervio. Abbiamo preso un sentiero impervio in discesa, ma era veramente, era così, raga. E siamo stati lì un po' a guardare, poi abbiamo detto, vabbè dai, proviamo, poi ci pensiamo. L'avresti fatta con un grosso bicilindro? No, sarei tornato No. indietro di sicuro. Saremmo tornati indietro. Assolutamente. Perché con la paura di non sapere dove andare, dici, ma poi come la giro, cosa succede se sono bloccato? Con questo dici, beh, in due la Sì, tiriamo su in qualche oddio, modo. salire da là era un po' dura, però... Però in due l'avremmo tirata su senza problemi. Allora, adesso però, dobbiamo essere anche onesti, nel senso, non è che sia il mezzo definitivo che dici comprate solo Royal Enfield Himalayan, nel senso, secondo me potrebbe essere un'ottima seconda barra terza moto. Poi, nel senso, può essere anche una prima, per carità, ci puoi fare quello che vuoi. Di chilometri ne abbiamo fatti in questi giorni, giusto? E di chilometri ne abbiamo fatti, non è scomoda. Ha una buona triangolazione nonostante sia piccolina, poi certo che se ci stai tutto il giorno in sella, insomma, la senti. E ovviamente diciamo che si potrebbero migliorare per esempio i freni, Assolutamente, perché il più grosso difetto di questa moto. non frena, ragazzi, va poco, cioè non va tanto, ok? Va poco, non va tanto, però frena ancora di meno e veramente è una cosa che bisogna starci molto attenti. E Dai, elenchiamo i pregi. Costo basso, manutenzione bassa, estetica gradevole comunque, estetica perché gradevole, 30 km con un litro che in questo momento con i costi della benzina, beh, 30 km con un litro non è male, non è male, perché con 14 litri di serbatoio facciamo quasi 400 km di autonomia, quindi cioè, è comunque una Globetrotter, una moto Certo, con cui sì, si può sì, girare sì. il mondo, 400 km di autonomia. Ah, tra l'altro, scusa, ma mi hai dato un'ottima imbeccata, perché tra circa 2 mesi, adesso è... Che giorno è? Maggio, 24 maggio. Adesso è fine maggio e a luglio, l'11 luglio, io e Sasà partiremo per un nuovo viaggio e molto probabilmente le moto che ci accompagneranno saranno 2 Royal Enfield e saremo in una parte del globo che poi scoprirete, quindi rimanete connessi Su questo canale e anche sul mio. Sasa Planet. E poi certo la qualità costruttiva su certe cose, ragazzi, se una moto costa 5.000 euro, cioè ovviamente su qualche parte bisogna anche lesinare, no? Assolutamente. Diciamo, i grossi difetti sono, come abbiamo detto, i freni, e forse che in India dovrebbero usare un po' di freno a filetto, perché ragazzi vi si smonteranno un po' di viti. Però vabbè, bisogna, quello. bisogna controllarle. Però veramente io sono... E poi anche su strada, cioè comunque vai forte perché dai tutto quello che ha, Tutto capito? quello che ha, non hai quella paura, quella riverenza verso la moto che a volte ti... Sì, gli dai, ti mette gli dai preoccupazione, tutto. Invece questo- Anche perché ragazzi, ieri stavamo salendo dalla Consuma, no? E stavamo tirando, cioè noi ci sembrava di essere a Mach 1, ma in verità stavamo salendo tipo a 75 km/h, eravamo tipo così. A un certo punto il nostro amico ci dice, oh raga, i carabinieri andate piano. Ma che cazzo andiamo piano che stiamo andando a 70 all'ora? Ma noi eravamo giù così, quindi ci sembrava di essere veramente a velocità folli. E ci siamo comunque divertiti sti 2 giorni. Guardate, io, Tantissimo. Alex lo sa, io sono un amante del cheap, easy, e ragazzi questa va a terra, come Alex ha dimostrato più volte. No, in ragazzi, questi giorni. no dai, l'ho appoggiato, non sono neanche caduto, l'ho appoggiato, ho rotto la freccia e... Qualche danno? No, una Però, sgraffignatina, dai. Adesso, una moto che costa 5.000 euro, quanto avremmo fatto di danni? Sì, Ma- 22 euro. Soprattutto, cioè, era lì che se la rideva perché era a terra, ok? Se fosse Perché era la tua. Perché era la mia. Però, se fosse stata una moto da 20.000 euro avresti riso così tanto. Sì, oddio, poi ecco, non è che siamo caduti, abbiamo appoggiato andando a 10 km/h, quindi di danni tendenzialmente non è che ne puoi fare chissà quanti, però ovviamente quando cadi in moto ti girano sempre le palle, indipendentemente. E niente ragazzi, vedete che sporca di fango perché abbiamo fatto anche una bella maialata. L'abbiamo soprannominate queste uscite, l'abbiamo soprannominate al posto che Himalayan. L'Himalayan. Questa qua non è un Himalayan ma un Himalayan. E niente, quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito davvero ad andare a provare questo mezzo perché boh, secondo me è divertente. Anche perché usate partono dai 3.000
dai 3.000 ai 4.000 ne trovate una messa bene con pochi chilometri, e secondo me al posto dello scooter o la giornata che non avete voglia di avere il mezzo impegnativo o che O volete andare a sbatterla in un posto bastardissimo, prendete sull'Himalayan. O per esempio mi viene in mente anche Nazareno, quel ragazzo che ho conosciuto in Cile durante il viaggio. Lui ha preso una Himalayan a $3.000 in Cile, è andato fino a Cape Horn e poi dopo è risalito a Buenos Aires, quindi Ma il mondo dei travelers hanno Hanno apprezzato questa perché moto, comunque sì. c'è la ragazza olandese Ichi Boots che ne ha viaggiato mondo, tantissimo. ci ha fatto quasi 40.000 km con questa moto, Certo. senza avere nessun problema. Tanti altri traveler l'hanno scelta come moto per girarci il mondo, perché comunque è una moto affidabile, cheap soprattutto, nella manutenzione te la aggiustano da qualsiasi parte, non ha grosse Cose che si possono rompere. Quindi alla fine dei conti i travelers l'hanno apprezzata, quindi come ha detto Alex vi apprezziamo ad andarla a provare, perché ne rimarrete Vi apprezziamo? veramente... Vi apprezziamo andare a provarla. Eh? Vi consigliamo. Ah, ok. Vai. Come ha detto Alex, appunto, vi consigliamo di andarla a provare perché apprezzerete veramente questa moto nella sua semplicità e guardandola con gli occhi giusti. Perché Esatto, bravissimo. dovete andarci con il giusto mood. Esatto, assolutamente. Spero che il video vi sia piaciuto. Fateci sapere qua nei commenti cosa ne pensate, se l'avete provata, se l'avete guidata, se l'avete comprata. E da Alex e Sassa è tutto. Vi ricordiamo di seguirci sui social, Alex Di Muzio e Sassa Planet. Iscrivetevi al canale Telegram, iscrivetevi al canale YouTube e ci vediamo al prossimo video.